Ciao a tutti, oggi affronteremo l'argomento delle scale. Vi parlerò delle scale diatoniche maggiori e minori. Vi mostrerò dei modelli con cui eseguirle nella massima estensione consentita dallo strumento. Lo studio delle scale è indispensabile per elaborare un completo controllo delle note sulla tastiera e sviluppare una certa velocità nei movimenti delle dita della mano sinistra. Lo studio delle scale serve poi a sviluppare un'azione sincrona tra le dita della mano destra e quelle della mano sinistra. È indispensabile poi per prendere confidenza con i vari ambiti tonali in cui ci si verrà a trovare. Ricordiamo che la scala è un insieme di toni e semitoni che si susseguono secondo regole precise. I toni e i semitoni sono le unità di misura che servono ad indicare le differenti distanze fra i vari suoni. Il semitono è la distanza più breve e sulla chitarra è facilmente identificabile perché ogni tasto delimita un semitono. Esistono due tipi di scale fondamentalmente, quelle diatoniche e quelle cromatiche. Le diatoniche procedono per toni e semitoni, le cromatiche solamente per semitoni. La chitarra ha un'estensione che partendo dal Mi basso della sesta corda arriva al Si del 19° tasto. Di conseguenza si possono eseguire scale in tutte le tonalità con estensione che variano da 1 a 2 fino addirittura a 3 ottave. Per facilitare la memorizzazione delle scale, ora vi indicherò alcuni modelli che potrete traslare sulla tastiera della chitarra, ottenendo così tutte le tonalità che vi interessano. Per eseguire le scale vi consiglio di alternare all'uso del tocco libero quello del tocco appoggiato. Questo perché il tocco libero vi consentirà di sviluppare una maggiore velocità di esecuzione, ma il tocco appoggiato conferirà invece alle vostre esecuzioni maggior sonorità. Di conseguenza è utile utilizzare entrambi durante lo studio. Vi ricordo poi di utilizzare sempre il metronomo, partendo da una velocità bassa ed aumentare gradatamente. Un'altra cosa importante è l'alternanza delle dita. Ora io vi mostrerò alcuni modelli alternando indice medio. Naturalmente per lo studio voi dovrete anche alternare in maniera diversa le dita, ad esempio indice anulare o medio anulare o il contrario, anulare indice, anulare medio o addirittura pollice indice. Prima di iniziare lo studio delle scale ricordate le regole fondamentali che vi ho esposto nelle precedenti lezioni. Di conseguenza controllate la posizione della mano destra e della mano sinistra, il pollice sempre opposto al medio. Ricordate che quando suonate su una corda la posizione non deve essere alzata, bisogna alzare la posizione solamente quando si fa il cambio di corda. Consiglio all'inizio dello studio di una scala di ribattere le note della scala stessa, 4 volte, 2 volte, per poi suonarla regolarmente. Le scale maggiori presentano i semitoni tra il terzo e quarto grado e il settimo e l'ottavo. Partendo dalla scala di Do, dove chiaramente il Do è il primo grado, Re è il secondo grado, Mi è il terzo grado e così via, perciò i semitoni si troveranno tra Mi e Fa e Si e Do. Vi mostrerò la scala di Do maggiore, che corrisponde anche ad un modello, al primo modello che vi voglio mostrare. Naturalmente, prima di iniziare lo studio delle scale, facciamo partire il metronomo. Trovate una velocità in cui riuscite a gestire i cambi di posizione, perciò all'inizio non sarà troppo veloce. Adesso io do una velocità intermedia, ma può essere anche più lenta di questa, naturalmente. Ribattiamo prima 4 volte ogni nota. Poi 2 volte. E così via tutta la scala di 2 ottave, adesso ne ho mostrata solamente una. Acquisita una certa dimestichezza potrete suonare la vostra scala con una nota per volta. Come avete visto, alzate le dita solamente nei cambi di posizione. Cercate di rendere la scala più omogenea possibile dal punto di vista
timbrico e dinamico. Il modello di Do può essere traslato anche a Do diesis o Re bemolle, a Re e così via. Con questo modello di Do posso fare la scala di Do, Do diesis o Re bemolle, Re, Re diesis o Mi bemolle. Potrei fare anche la scala di Mi, però dato che ho un Mi basso cercherò un'altra posizione in quanto partendo da questo Mi avrei una scala semplicemente di 2 ottave, mentre invece ne posso fare una di 3 ottave. Altro modello che ora vi mostrerò è quello della scala di Sol maggiore. La scala di Sol maggiore può essere traslata a Sol diesis o La bemolle, La maggiore, La diesis o Si bemolle, Si maggiore. Per quella di Do invece abbiamo visto che avremo l'altra posizione che vi ho appena mostrato. Vi mostrerò ora il terzo modello con cui faremo la scala di Mi maggiore e di Fa maggiore e dopodiché avremo tutte le scale in tutte le tonalità maggiori con questi 3 modelli. Per la scala di Fa maggiore, dato che il modello di Mi partiva con una corda a vuoto, dovrete partire con un primo dito che poi scivola. E così via. Dopo aver visto le scale maggiori, passiamo alle scale minori. Esistono differenti tipi di scale minori, le scale minori naturali, le armoniche e le melodiche. La scala minore naturale è quella che, partendo dal sesto grado di una scala maggiore, tocca esattamente le stesse note della scala maggiore. Nel senso, se la scala di Do, parto da La, questa è La minore naturale. La scala minore naturale ha i semitoni tra il secondo e terzo grado e quinto e sesto, e invece ha una distanza di un tono tra il settimo e l'ottavo. La presenza di un tono tra il settimo e l'ottavo fa sì che però al nostro orecchio manca quella cosa che si chiama percezione della sensibile, ossia del semitono che risolve. Per ovviare a ciò si è pensato quindi di innalzare il settimo grado di un semitono. In questo modo si è ottenuta la scala minore armonica. La scala minore armonica è una scala minore dal sapore orientaleggiante. È uguale sia nell'ascendere che nel discendere. Chiaramente al nostro orecchio questa distanza di un tono e mezzo tra il sesto e il settimo grado risulta eccessiva. Allora si è pensato di innalzare il sesto grado e così si è generata la scala minore melodica. La scala minore melodica nell'ascendere ha quindi queste alterazioni che fanno sì che abbia i semitoni tra secondo e terzo e settimo ed ottavo. Nel discendere però la scala minore melodica diventa una scala minore naturale. Ora vi farò vedere il primo modello di scala minore melodica, di La minore. Attenzione perché questa scala ha un'estensione di 3 ottave e scende dopo il 12° tasto. Di conseguenza, quando superiamo il 12° tasto, dovremmo scivolare con il pollice ed appoggiarlo così per arrivare a eseguire le note appunto dopo il 12°. Facciamo partire sempre il nostro metronomo e anche qui esercitatevi prima ribattendo 4 volte, poi 2 volte e poi una volta per nota.
modello di La minore può essere usato anche per la scala di La bemolle, Sol diesis minore, Sol minore, Fa diesis minore, Sol bemolle e Fa minore. Ora passiamo a un altro modello. Il modello seguente sarà la scala di Si minore, partendo dalla quinta corda. Con questo modello, scendendo di un semitono, potrete fare la scala di Si bemolle o la diesis minore. Avremmo potuto anche utilizzare la formula di La minore per fare la diesis minore e Si bemolle, però dopo si scendeva troppo in questa sezione di tastiera e ho preferito partire da questa parte. Ora vi mostrerò la scala di Do minore. Con questa scala potrete suonare anche Do diesis minore o Re bemolle minore, Re minore e Re diesis minore o Mi bemolle minore. Per concludere vi farò vedere la scala di Mi minore, che però non è un modello da traslare sulla tastiera. Troverete tutte le scale che vi ho mostrato a pagina 99 del Chitarrista Classico Autodidatta. In questa lezione abbiamo parlato delle scale maggiori e delle scale minori, naturali, armoniche e melodiche. Vi ho mostrato i 3 modelli delle scale maggiori e 4 delle scale minori con cui poter eseguire le scale in tutte le tonalità. Nella prossima lezione affronteremo l'argomento degli arpeggi. Grazie per avermi seguito fin qui. E per chi non l'avesse ancora fatto, ricordo di iscriversi al mio canale YouTube per seguire tutte le lezioni. Vi do il benvenuto alla seconda lezione di chitarra classica. In questa lezione vi mostrerò le note in prima posizione della chitarra.